A volte il mercato si muove, ma i dati raccontano un'altra storia. E quando succede sulle cripto, ignorarlo è un errore. In questa prima parte costruiamo l'alert, nella prossima vedremo se aveva ragione. In questo video vi farò vedere come creare da zero un'app che monitora il mercato cripto 24 ore su 24 e va a cercare le divergenze tra il prezzo e le notizie. Ci troviamo nella console di Antigravity, adesso passeremo il prompt. Ci tengo a dire che questi non sono consigli finanziari. Quindi adesso analizziamo il prompt con cui ho creato questo sentiment alert, gli dico di non fornire consigli finanziari, che si deve attivare quando la variazione del prezzo è più o meno 3%, a quel punto attiva l'analisi automatica delle news. Successivamente deve verificare tra 10-15 news, dopo andremo a vedere dove prende queste news, estrae le parole ricorrenti con cui lui poi farà l'analisi del sentiment e deve creare delle sezioni esplicative in linguaggio umano dove andiamo a vedere il risultato, deve lavorare solo tramite artefatti e deve fornire sempre appunto le news, quindi ci saranno dei link che rimandano alla notizia, dove ha preso la notizia in sé per sé. Quindi incolliamo il nostro prompt e diamo invio. Qui sopra trovate il link ai precedenti video dove potete vedere come arrivare a questa sezione e come creare il vostro repository. Vedete che lui sta cominciando a creare il config, che dopo più avanti nel video andremo ad analizzare velocemente, sia il config che il cuore dell'app. Qui va in modalità agent, come abbiamo visto più di qualche volta. Lui prende, vedete, quando c'è il riquadro celeste, la cornice celeste che lampeggia, vuol dire che ha preso il controllo del browser. Quindi questa è la prima versione dell'applicazione, vedete che è molto scarna, ma più avanti la renderemo molto più user friendly e molto più accattivante. Qui ci sono le sezioni che gli ho chiesto di creare, vedete cosa è successo nelle ultime 24 ore, la variazione del prezzo, le notizie, le parole chiave, come vedete, e ci dice ci sono 7 notizie positive, 3 neutre. Questo è il sentiment attuale e qui sotto, quello che vi dicevo, vedete, se uno clicca sulla notizia ti rimanda al documento. Però a noi questa versione, insomma, così non, almeno a me non piace. Quindi altra cosa che ci tenevo a farvi vedere, questo è proprio il flusso dell'applicazione, il flowchart di come funziona nello specifico l'applicazione che stiamo sviluppando. Adesso vi faccio vedere una cosa negli altri video su Antigravity non vi avevo mostrato, la possibilità dei comment. I comment sono una richiesta di modifica ad una sezione o ad una parte dell'applicazione. In questo caso gli dico aggiungimi altre cripto, quindi sono stato generico, e perché ne avevamo solamente 2, posso anche poi specificarle quale voglio. Lui l'ha elaborata ed ecco qui che siamo passati da 2 a 6, probabilmente ha scelto per capitalizzazione. Il resto è rimasto identico perché non ne ho chiesto nessuna modifica. Però la cosa che ho notato che non mi dava la possibilità di selezionare una cripto in nessun modo, neanche cliccando sui box. Quindi gli sto chiedendo questa modifica. Vi faccio vedere come lavoro, come intervengo per vari step, no? Infatti più avanti gli chiederò anche di inserire delle altre modifiche. Quindi qua gli ho detto non riesco a selezionare altre che non sia Ada Cardano e me l'ha modificato, vabbè, giusto per farvi vedere com'era il flusso. A questo punto voglio modificare l'interfaccia grafica, prendo un'immagine che ho scaricato da un sito di questi per uso commerciale gratuito e gli dico aggiungila come sfondo e adatta il sito a questa immagine, quindi rendila molto più crypto friendly. Ecco il risultato che a me piace molto. Quindi le sezioni sono rimaste le stesse, qui in questo caso c'era la divergenza rialzista che poi vi spiegherò più avanti su che base lavora, no? Quindi qui lui si è accorto che c'è una divergenza tra le notizie ed il prezzo, quindi segnala questa divergenza, vedete come confidence è medio. Adesso vediamo la versione definitiva dell'agent che analizza il sentiment di mercato di queste 6 cripto che gli ho chiesto di monitorare, ma possiamo ovviamente modificarle. I badge dove vedete scritto in attesa significa che ancora non ha rilevato determinati valori. Qui sotto, in questo caso per Matic Polygon, c'è un resoconto di quello che è successo ad esempio nelle ultime 24 ore. Passiamo a Bitcoin così vediamo cosa è successo anche su di lui. E in questo caso vedete ci dice che il sentiment è positivo,
che nelle ultime 24 ore c'è stato un movimento dell'1,35% e il prezzo è a 91,189. Sentiment ampiamente positivo. Qui abbiamo un resoconto delle notizie, quindi gli ho chiesto di andarmi ad analizzare 15 articoli presi da un news, prese da un determinato sito che poi vedremo, e valutare se sono positive, neutre o negative, ed in base a quello l'applicazione fa dei ragionamenti. Qui vediamo anche le parole chiave. Ed infine il track record, questo l'ho aggiunto alla fine e lo sto iniziando a monitorare. Qui lui lavora su delle divergenze, apre delle posizioni in demo, long o short, e vedremo se la filosofia che c'è dietro col tempo mi darà ragione oppure va raffinata. Per vedere la struttura dei file creata da Antigravity clicco qui su Open Editor. Bene, questi sono i file che sono stati creati dall'applicazione, appunto da Google Antigravity. Come vedete troviamo anche il background, l'immagine di background che io gli ho dato, ma velocemente vi faccio vedere. Intanto siamo all'interno del config, come vedete. Questa è la fonte CoinGecko da dove l'agent prende i prezzi in tempo reale. Qui invece è la fonte CryptoCompare dove trova le news. Qui c'è la soglia per cui scatta l'agent, quindi l'agent rimane in attesa. Quando c'è un movimento del prezzo del più o meno 3% si attiva. Qui abbiamo altri parametri, ma non entro nello specifico. E qui sotto vedete tutte le 6 cripto che io ho deciso di analizzare, ma come dicevo prima ne possiamo aggiungere anche altre. Quindi l'app.js è il vero cuore di questa applicazione. Quindi vediamo qui lui che cosa fa: prende le news, analizza le parole e in base se appunto la parola che sta analizzando è positiva o negativa incrementa questa variabile. Ok, quindi si fa un'idea dell'articolo, e questo lo fa per tutti i 15 articoli. In base a quello si fa dei ragionamenti e calcola un sentiment score all'interno di questa funzione. Vedete, quindi se il count è maggiore, quello positivo, dice che la notizia è positiva, negativa, o altrimenti è neutral. Qui vedete la parte che gestisce le divergenze, di cui vi ho fatto vedere prima il riquadro. Quindi sto facendo uno storico. Per farla breve, che cosa succede? Lui va a controllare se ad esempio il prezzo sta salendo, vedete qui. Se il prezzo sale ma il sentimento, quindi le notizie sono negative, potremmo avere un ritorno verso la media, quindi il prezzo va su, le notizie dicono che in verità dovrebbe scendere, quindi potrei aprire una posizione contraria sempre in demo. Quindi questa qui è tutta la parte di gestione della parte bearish, quindi ribassista. Qui abbiamo la parte rialzista ed infine abbiamo l'anomalia tecnica che vedete qui. E qual è la filosofia che sta dietro? È specificata qui sotto, no? Ci dice che praticamente se il prezzo ad esempio sale senza notizie significative, sia positive che negative, lui si aspetta un ritorno del prezzo da dove è partito. Vedete qua parla di manipolazione eventualmente, quindi che vuol dire: se la mia cripto è salita ma non ci sono news di fondo che vadano a confermare questa salita, molto probabilmente potrebbe essere una trappola, quindi il prezzo tornerà o si riavvicinerà alla media dei prezzi precedenti. Quindi in questo caso, se ho uno strappo a rialzo del token senza che le notizie vadano a confermarlo, ma aspetto un ritorno. Apre questi trade in controtendenza. Adesso vi voglio far vedere un qualcosa che vedremo nel prossimo video: la possibilità dei server MCP. Che cosa sono questi? Sono praticamente la possibilità di integrare, di collegarsi in questo caso a queste applicazioni, ma ne potrei aggiungere altre. Quindi nel prossimo video vedremo ad esempio come esportare questa applicazione su GitHub e renderla disponibile ad un numero ristretto di persone. Inoltre andremo ad analizzare i dati relativi ai trade conclusi e vedremo quanti sono andati a target e quanti invece in perdita. Quindi se sei interessato a questa miniserie seguimi e ci vediamo ai prossimi video.